Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la maglia granny che avete intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Realizzerò questo progetto utilizzando un filato in cotone ed acrilico, è un filato piuttosto sottile, per realizzare appunto una maglia che sia calda ma allo stesso tempo non troppo ingombrante o ingoffante, perché come senz'altro succederà anche a qualcuna di voi, a me capita spesso che quando utilizzo un filato piuttosto spesso poi ottengo un risultato un po' ingoffante, un po' ingombrante. Volendo invece realizzare una maglia un pochettino più slim, ho pensato appunto di utilizzare un filato più sottile. Quello che ho scelto io nello specifico è un mix tra cotone ed acrilico, proprio per essere ancora in tema inverno con uno sguardo anche alla prima primavera. Ho scelto la variante panna e l'ho lavorata con l'uncinetto numero 2,5. Serviranno poi dei marcapunti, ago da lana, forbici. Possiamo ora passare al tutorial. Lavoreremo questo progetto con la tecnica del top down. Il top down è un metodo di lavoro che ci consente, attraverso la misura della circonferenza della nostra testa, di strutturare interi progetti quali maglie, maglioni, cardigan, abiti, senza effettuare tante cuciture. Basterà semplicemente infatti andare poi, qualora volessimo un progetto a maniche lunghe come nel nostro caso, andare poi a strutturare delle maniche, ma tutta la parte centrale, tutta la parte più ampia, il torso, le spalle, girocollo, saranno strutturate in un unico pezzo che verrà lavorato in contemporanea avanti, dietro e lateralmente. La prima cosa che dobbiamo fare sarà misurare la nostra circonferenza della testa. La mia misura 53 cm. Andiamo a strutturare in base al multiplo, che in questo caso è di 4, una catenella che sia lunga 53 cm nel mio caso per l'appunto e che sia multiplo di 4. Altrettanto farete voi con la misura della vostra circonferenza della testa. Quindi circonferenza della testa multiplo di 4 si struttura una catenella. Nel mio caso io ho impiegato 132 catenelle. Una volta raggiunta la nostra misura, io ho già chiuso in cerchio con una maglia bassissima ed ecco qua il mio scollo circolare, quindi avremo uno scollo tondo, un girocollo, diciamo leggermente più ampio ma di poco. Ovviamente anche qui, qualora voleste uno scollo più ampio, andrete semplicemente ad aggiungere catenelle di 4 in 4 finché non raggiungete la ampiezza di scollatura che desiderate. Una volta raggiunto il nostro numero di catenelle, nel mio caso appunto 132, lo divido per 4. 132 diviso 4 fa 33. Questo vuol dire che ogni 33 catenelle andrò a strutturare un aumento. In questo caso non struttureremo un aumento in maniera classica, ma vedremo come. Chiudiamo in cerchio le nostre catenelle con una maglia bassissima. Eccoci qua. Entriamo nel primo punto utile e realizziamo un punto basso e un punto basso sopra al precedente. Sostituzione della prima maglia alta, quindi andiamo a contare 33 maglie alte compresa la prima, 1, 2, strutturandone una in ogni catenella di base che ci troviamo disponibile. Come dicevo prima, avendo diviso la misura totale delle mie catenelle per 4, 132 diviso 4 fa 33, quindi realizzo, comprese le catenelle di inizio lavoro, 33 punti. Nel mio caso mi sono fermata a 32 per farvi vedere l'aumento. Filo sull'uncinetto, entro nel mio 33esimo punto, nel mio caso. Nel vostro caso sarà il punto che corrisponde a un quarto della lunghezza totale delle vostre catenelle. 33 punti
realizzo 2 catenelle e basta. Fine del mio aumento, filo sull'uncinetto, catenella successiva e continuo con altri 33 punti alti. Vedete che ho fatto qui una specie di V, ok? Non c'è bisogno neanche di marcarla perché è proprio evidente. Realizzo il mio primo dei successivi 33 punti alti e vado avanti. Al 33esimo punto alto realizzerò altre 2 catenelle per poi spostarmi nella maglia successiva con altri 33 punti. Lo stesso farete voi contando il numero di punti in base alla lunghezza totale delle vostre catenelle diviso 4. Ho terminato il primo giro, vedete com'è evidente l'aumento rispetto agli altri punti? Realizzo il mio 33esimo punto, 2 catenelle e mi chiudo nella terza catenella di inizio giro o nel primo punto che mi trovo disponibile se ho appunto realizzato il mio punto basso con il punto basso sopra. In questo modo ho completato il primo giro di collo. Eccolo qui. Ora cominciamo a strutturare il vero e proprio punto granny. Realizziamo 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta. Punto successivo, maglia alta. Punto successivo, maglia alta. Abbiamo quindi 3 maglie alte. Realizziamo una catenella e in concomitanza saltiamo un punto di base. Filo sull'uncinetto. Altro blocco di 3 maglie alte. Una, due e 3. Catenella di separazione, salto in concomitanza a un punto di base, filo sull'uncinetto e nel secondo punto disponibile realizzo un altro gruppo di 3 maglie alte. Separo con una catenella e proseguo in questo modo fino ad arrivare all'aumento che vi faccio vedere come lavoriamo. Il punto granny si struttura sostanzialmente in questo modo, sono 3 maglie alte intervallate da una catenella saltando un punto di base. Ci vediamo all'aumento e vediamo come si lavora. Arrivati all'aumento realizzo una catenella e all'interno dello spazio realizzo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Tre maglie alte, 2 catenelle, filo sull'uncinetto e sempre all'interno dello spazio realizzo altre 3 maglie alte. Una, 2 e 3. Avendo io come misura 33 punti, che non è multiplo di 4, mi trovo sempre in concomitanza dell'aumento a non poter completare il mio motivo, perché vedete ho realizzato 3 maglie alte, la catenella e devo saltare la maglia che ho subito successiva e tecnicamente lavorare l'ultima prima dell'aumento. In questo caso semplicemente ignorerò questa maglia da lavorare, filo sull'uncinetto ed entrerò direttamente nell'aumento. Questo succederà a tutti quelli che come suddivisione di punti purtroppo non avranno un multiplo di 4, perché se 132 è multiplo di 4 lo divido per 4 viene 33, 33 non mi è divisibile per 4 e quindi appunto ho questa maglia in più che non riuscirei a lavorare per completare il motivo. Pertanto semplicemente la ignoro, realizzo le mie 3 maglie alte, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello spazio e realizzo 3 maglie alte. Ecco fatto, catenella, salto la prima maglia disponibile, filo sull'uncinetto, entro nella seconda e continuo il mio lavoro. Mi comporto allo stesso modo in tutti gli aumenti e termino il giro.
Arrivata al termine del giro mi chiudo con una maglia bassissima nel primo punto utile. Vi faccio vedere come avviare il secondo giro e tutti i successivi. Da qui dobbiamo alternare i gruppi di maglie alte ai vuoti composti dalla catenella e dal punto saltato. Quindi dobbiamo spostarci nel primo spazio utile a maglie bassissime, quindi entriamo nel primo punto e realizziamo una maglia bassissima. Punto successivo, maglia bassissima, ecco a noi lo spazio, entriamo, maglia bassissima. Da qui realizziamo 3 catenelle, ci alziamo di fatto e 2 maglie alte. Ecco strutturato il nostro primo gruppo di maglie alte che si alterna appunto con i vuoti. Ora realizziamo una catenella, saltiamo tutto il gruppo delle 3 maglie sottostanti ed entriamo nello spazio disponibile che ci troviamo. Filo sull'uncinetto e all'interno dello spazio realizziamo le nostre 3 maglie alte. Ed eccoci giunti all'aumento. L'aumento e tutti i successivi vanno lavorati esattamente come il primo. Filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio e realizziamo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, tutte all'interno dello stesso spazio. 2 e 3. In questo modo piano piano andiamo ad allargare la nostra lavorazione. Una catenella, saltiamo il gruppo di maglie successivo, filo sull'uncinetto, entriamo nel primo spazio e realizziamo 3 maglie alte, catenella e così via. Completiamo tanti giri quanti ce ne servono per arrivare al nostro scalfo. Ecco il risultato dopo qualche giro. Nel mio caso sono serviti 14 giri per arrivare alla mia altezza di scalfo. Come capire intanto qual è la nostra misura dello scalfo? Prima cosa andiamo a piegare il nostro sprone in 2 ed ecco che, come vedete, iniziamo a capire come stiamo lavorando. Io devo raggiungere, piegando appunto il mio sprone, la misura che mi arriva precisamente sotto al braccio. Quindi questo sarà il giro manica e questa è tutta l'ampiezza dello scalfo. Per individuare questa misura ci sono innanzitutto tantissime tabelle online. Inoltre possiamo senz'altro misurare il nostro scalfo oppure, ancor meglio, prendere un maglioncino che già abbiamo, stenderlo sul piano, poggiare sopra il nostro sprone e regolarci con i giri in base appunto a quello e all'indosso che noi vogliamo poi della nostra maglia. Io sono arrivata alla mia altezza utile, ma non alla mia larghezza, perché infatti un'altra misura che dobbiamo avere per completare il nostro top down sarà la misura della nostra circonferenza più ampia in base al progetto. La mia circonferenza più ampia è 82 cm, che diviso 2 ragionando in base a pannelli sarebbe di 41. In questo caso ho raggiunto la dimensione giusta della mia spalla, ma non la larghezza del mio torace, del mio busto, e quindi andrò ad aggiungere dei centimetri laterali nel momento in cui unirò i miei 2 pannelli. Ma andiamo con ordine. Ora devo portarmi all'altezza dell'aumento che poi mi andrà a combaciare con il secondo pannello, e per farlo lavorerò esattamente come spiegato finora. Mi porto con maglie bassissime 1, 2, 3, entro nello spazio catenella con una maglia bassissima e continuo il mio motivo. 3 catenelle, 2 maglie alte nel primo caso, una catenella, salto il blocco e mi sposto fino all'aumento. Eccomi arrivata all'aumento.
realizzo intanto metà del mio aumento, quindi le 3 maglie alte, 2 e 3. A questo punto, invece di realizzare le 2 catenelle e terminare l'aumento, devo andare a collegarmi dall'altro lato e aggiungere anche delle catenelle. Qualora a voi non servisse perché avete le misure corrette, aggiungete semplicemente le 2 catenelle e poi entrate nell'altro aumento, come vedremo tra poco, finendolo nel lato opposto. Nel mio caso io ho bisogno di altri 3,5 cm per lato, perché ho una misura di 33 cm, di 34 cm contro i 41 che mi servirebbero. Mi rimangono quindi 7 cm. Questi 7 cm io devo dividerli in 2 lati, quindi 3,5 cm da un lato e 3,5 cm dall'altro. Raggiungo questa misura con delle catenelle che devono essere multiplo di 4. Con 8 catenelle raggiungo i miei 3,5 cm. A questo punto, unendo le 2 parti, metto il filo sull'uncinetto ed entro nell'aumento dell'altro pannello, realizzando 1, 2 e 3 maglie alte. Vi faccio vedere meglio cosa ho fatto, così si capisce sicuramente di più. Ho unito i 2 pannelli aggiungendo uno spessore, vedete? Dove successivamente andrò a lavorare. In questo modo io ho ottenuto la giusta larghezza di spalla, la giusta altezza di sprone e la giusta larghezza di torace. A questo punto proseguo la lavorazione nell'altro pannello fino ad arrivare al successivo aumento, come ho sempre fatto. Una catenella, filo sull'uncinetto, mi sposto nello spazio successivo, realizzo le mie 3 maglie alte come abbiamo lavorato finora. Una catenella, mi sposto nello spazio successivo e continuo. Rivediamo insieme l'aumento e poi completiamo il giro. Eccoci di nuovo al nostro aumento e al momento in cui dobbiamo unire anche l'altro lato. Catenella eseguita, filo sull'uncinetto, entro nel mio aumento e realizzo le mie 3 maglie alte, 1, 2, 3, 8 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel secondo pannello, realizzo la mia maglia alta, la prima di 3, di 1, 2, 3. Catenella, filo sull'uncinetto, spazio successivo, 3 maglie alte, catenella, spazio successivo fino a completare il giro. Eccomi a fine giro, mi unisco alla prima maglia eseguita, la terza catenella, con una maglia bassissima. Vi faccio vedere come proseguire da adesso in poi, perché i giri sono praticamente questi. Saranno giri esclusivamente di gruppi di 3 maglie alte intervallati dallo spazio della catenella. Vedete, continueremo in questo modo, ma voglio farvi solo vedere come comportarci nel caso anche voi vi siate combinati con il dover strutturare delle catenelle aggiuntive sotto le braccia. Quindi intanto andiamo avanti come abbiamo sempre fatto con le nostre maglie bassissime per portarci nel primo spazio utile. Da qui realizziamo 3 catenelle e ricominciamo la lavorazione classica fino a portarci dove sono le catenelle. Arrivati all'inizio delle nostre catenelle ci comporteremo esattamente come abbiamo fatto all'inizio del nostro lavoro sulla nostra catenella iniziale.
lavorando le maglie alte una in ogni catenella. Ho realizzato la mia catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto il gruppo di 3 maglie e entro nella prima catenella disponibile realizzando una maglia alta. Filo sull'uncinetto, seconda catenella disponibile, realizzo un'altra maglia alta, terza maglia alta. Ora realizzo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base e nella catenella successiva realizzo una maglia alta, filo sull'uncinetto, un'altra maglia alta, filo sull'uncinetto, un'altra maglia alta. In questo modo, catenella di separazione, filo sull'uncinetto ed eccomi arrivata a saltare il gruppo di 3 maglie, quindi filo sull'uncinetto, entro nello spazio e realizzo le mie 3 maglie alte. Ripeto dall'altro lato esattamente nello stesso modo. Ora non mi resta che proseguire come consuetudine fino all'altro lato e replicare sulle altre catenelle esattamente questo procedimento. Continuerò successivamente tutti i miei giri esattamente come ho fatto finora, fino a raggiungere la lunghezza della maglia che desidero. Ho continuato la mia lavorazione per 50 cm calcolati dalla parte più alta alla fine del mio progetto. A questo punto mi inserisco con l'uncinetto, così vediamo meglio, effettuo un ultimo giro interamente a maglia alta, senza il motivo granny. Per farlo entro nel primissimo punto, realizzo un punto basso, prendendo la solina più esterna dall'uncinetto, eseguo un secondo punto basso. Diventa di fatto una maglia alta. Ora lavoro punto su punto, filo sull'uncinetto, punto successivo, quindi entro nel punto e realizzo una maglia alta e così faccio nella successiva. Quindi in questo caso lavoro le maglie alte sopra quelle precedenti. Qui ho lo spazio catenella, filo sull'uncinetto, entro nella catenella e realizzo una maglia alta. Continuo. Una maglia alta in ogni punto, quindi una sequenza di 3. Ed una nella catenella di separazione. Continuo per tutto il giro. Terminato il giro, ci chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto, catenella di sicurezza, tagliamo il filo e ci occupiamo delle maniche. Per le maniche riprendiamo semplicemente la lavorazione dall'attaccatura. Io ho fatto le catenelle, se vi ricordate, quindi nel sottomanica ci inseriamo nello spazio tra i 2 gruppi di 3 maglie alte. Prendiamo il nostro filo e realizziamo 3 catenelle. Una maglia alta nello stesso spazio e un'ulteriore maglia alta. Abbiamo completato il nostro primo gruppo. Catenella di separazione, proseguiamo. Spazio successivo, filo sull'uncinetto, 3 maglie alte. Catenella, spazio successivo, eccolo qui, mi raccomando, è l'aumento, entriamo nell'aumento, 3 maglie alte, catenella, spazio successivo, 3 maglie alte. Ho continuato con la stessa tecnica per 4 giri.
A questo punto, per la mia misura, questa manica diventa un po' troppo ampia e quindi vado ad effettuare una diminuzione. Naturalmente, se voi doveste aver già raggiunto un'ampiezza che vi soddisfa, tranquillamente potrete procedere punto su punto fino a raggiungere la lunghezza della manica che desiderate. Nel mio caso già vi anticipo che la protrarrò per 25 cm, ma adesso vediamo come effettuare la diminuzione qualora doveste averne bisogno. Sono a inizio giro, vedete mi sono chiusa con una maglia bassissima, entro nel primo punto utile con una maglia bassissima e scavalco subito il gruppo di 3 maglie alte che mi trovo davanti, inserendomi nello spazio successivo con un'altra maglia bassissima. In questo modo vado a mangiare un gruppo di 3 maglie alte, effettuando di fatto una diminuzione. Da qui 3 catenelle e 2 maglie alte nello stesso spazio, una catenella e riprendo come consuetudine il mio giro. Proseguiamo in questo modo fino a raggiungere la lunghezza della manica che desideriamo. Come anticipato, io mi fermerò a circa 25 cm per avere una mezza manica. Dopodiché, come è stato fatto per il fondo del mio progetto, realizzerò un ultimo giro a maglia alta. Naturalmente replico sull'altra manica. 2 giri di maglia alta dopo. Eccoci con le bordature perfette per le nostre maniche. Dal collo, nel mio caso per una taglia S, dal collo alla fine della manica intercorrono 38 cm, perfetti per raggiungere la piega del gomito, l'avambraccio, che è esattamente dove volevo far arrivare la manica, per creare un progetto che sia già indossabile al momento, ma che si possa protrarre nell'indosso anche per tutta la primavera. Per realizzare questo progetto nella taglia S ho utilizzato precisamente 250 grammi di filato, il che rende questo progetto anche piuttosto leggero, quindi non abbiamo un ingombro così evidente nell'indosso. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, naturalmente l'indosso si vedrà meglio nelle slide e nell'immagine di copertina, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Nel frattempo vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.